Benvenuti anche oggi sul canale di Rosa Parlato. Oggi vi faccio vedere come è facile realizzare questa bellissima borsetta. È una borsetta, vedete, che si inizia a lavorare dal fondo con un totale di aumenti che ci permetterà, vedete, di creare un'onda alla borsetta. Inoltre il punto è veramente un punto molto semplice, è un punto basso in coste che con la realizzazione, vedete, di questa treccina crea una lavorazione veramente particolare. Io ho aggiunto anche un'etichetta handmade, vedete, fatto a mano. Vado a foderare la borsa con del feltro, vedete che dà alla borsa una certa consistenza. Ovviamente durante il tutorial vi faccio vedere proprio come si realizza questa fodera, è veramente semplice. Ovviamente potete usare questo metodo per qualsiasi misura di borsa, quindi anche se fate la borsa più grande la realizzazione è la stessa. Inoltre uso, vedete, degli anelli clic clac e il manico che vado a realizzare semplicemente, vedete, viene agganciato. Grazie alla fodera che viene cucita al bordo della borsa sarà molto resistente, quindi praticamente non rischiamo che questa parte si allarghi. Inoltre il manico viene realizzato sempre, vedete, con il cordino, e con questa lavorazione, vedete, all'interno dei fori riusciamo a rendere il manico, vedete, resistente senza che slabbri. Nel box informazioni trovate il link per la realizzazione del manico, poi durante il tutorial ovviamente io vi dico tutte le notizie che dovete ovviamente sapere per la realizzazione. Ora, se volessimo realizzare la borsa più grande, basterà praticamente semplicemente iniziare con più catenelle, solo ed esclusivamente questo. Quindi non esiste poter realizzare più aumenti perché altrimenti cambia la forma. Quindi per questa forma, vedete, bombata alla borsetta, semplicemente noi mettiamo su più catenelle. La misura della mia borsa finita ha una larghezza di un fondo, vedete, di circa 18 cm e abbiamo un'altezza di 20 cm. Queste sono le misure. Se desiderate realizzarla più grande, andate a mettere su un numero di catenelle con un fondo ovviamente più largo. Detto questo, andiamo a vedere i materiali. Per la borsa di oggi vado ad usare un cordino glitterato, si chiama Indalux, è un prodotto made in Italy, quindi è realizzato nel nostro territorio e lo trovate sul sito di www.borgodeipazzi.com. Io uso il colore 3, però voi sul sito trovate veramente una varietà di colori ed è possibile acquistare anche il cordino Inda senza glitter, dove anche lì trovate veramente una grande varietà di colori. Per questo cordino ci viene consigliato di usare l'uncinetto 2,5-3. Io personalmente uso il 3,5 perché il lavoro mi scivola veramente molto facilmente. Ovviamente voi fate sempre una prova. Inoltre l'azienda mette a disposizione la possibilità di comprare direttamente il kit, quindi voi nel box informazioni trovate il link per acquistare direttamente il kit della borsa o semplicemente per andare a scegliere quelli che possono essere i vostri prodotti preferiti per realizzare il progetto. Detto questo, passiamo adesso al tutorial. Allora, inizio il mio tutorial con 22 catenelle a uncinetto 3,5 che in centimetri sono circa 16 centimetri. Dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse. Io giro, vedete, la catenella, questa è la prima catenella, entro in quella dopo, vedete, proprio prendo, vedete, l'anellino che sta dietro e lavoro semplicemente una maglia bassa in ogni punto. Quindi vedete, in ogni anellino retro noi entriamo e lavoriamo una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ognuno di questi anellini fino ad arrivare alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, nell'ultimo anellino, lavoro 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3 maglie basse nell'ultimo anellino, mi raccomando. Adesso vedete, in ogni punto andremo a lavorare delle maglie basse ma in coste, quindi io entro, vedete, in coste qui e lavoro la prima maglia bassa.
poi entro nella seconda, nella terza e così via fino ad arrivare nell'ultimo punto. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi questo sarà il nostro risultato. Adesso vedete, nell'ultimo punto entro sempre in coste e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, che sarà sempre il nostro 3 maglie basse, scusate, nello stesso punto, e inizio, vedete, la lavorazione della prossima riga. Quindi questo, vedete, sarà il nostro risultato. A questo punto, vedete, io qui, siccome ogni volta inizio e termino la riga, vado a mettere un marcapunti. Lo mettiamo in modo da intuire che questo sarà sempre ovviamente il punto di inizio e fine riga, quindi questo io non lo tolgo mai. Adesso semplicemente, vedete, sempre a maglia bassa in costa, quindi prenderemo sempre la sola esterna in questa maniera qui, andiamo a proseguire, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo realizzato i primi aumenti, quindi le prime 3 maglie basse di aumenti. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo le 3 maglie basse centrali. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo i 3 aumenti, quindi praticamente le 3 maglie basse, in ognuna di queste maglie basse lavoro 2 maglie basse, quindi 2 nel primo, 2 nel secondo e 2 nell'ultimo punto. Quindi avrò nei lati 6 maglie basse. Adesso sulla prima e sull'ultima metto una maglia bassa. Adesso proseguiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto, quindi vedete, io sulla prima maglia bassa e sulla sesta metto il marcapunti, quindi su questi, solo su questi punti andrò ad aumentare. Adesso vado a proseguire semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto, sempre in coste, quindi noi prenderemo sempre solo la solina esterna in questa maniera qui e andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo ovviamente gli altri aumenti. Quando arrivo, vedete, alla fine ovviamente della riga, perché qui abbiamo il marcapunti, abbiamo gli ultimi 3 aumenti e io su ogni maglia bassa lavoro sempre 2 maglie basse. Quindi sulla prima mettiamo il marcapunti, lavoriamo altri 2 sul prossimo e altre 2 maglie basse sul prossimo e sull'ultimo, vedete, andiamo a mettere un marcapunti. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo i marcapunti. Quindi di nuovo, vedete, prendiamo sempre la sola esterna, una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare ai marcapunti. Quando arriviamo, vedete, da quest'altro lato, togliamo il nostro marcapunti e lavoriamo la prima maglia bassa e su questa maglia bassa mettiamo subito un marcapunti. Adesso lavoriamo un aumento sul prossimo punto, quindi 2 maglie basse nel prossimo e poi lavoriamo 2 maglie basse, quindi una maglia bassa in quello dopo e una maglia bassa in quello dopo, un aumento, quindi 2 maglie basse in quello dopo e una maglia bassa nell'ultimo e rimettiamo ovviamente il marcapunti. A questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Adesso andiamo a proseguire una maglia bassa, vedete, in ogni punto, quindi io in ogni punto lavoro una maglia bassa sempre in coste, vi raccomando, andiamo a lavorare sempre in coste, cioè prenderemo sempre la solina, vedete, esterna. Lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo gli altri marcapunti. Quando arriviamo, vedete, da quest'altra parte ripetiamo la stessa lavorazione, quindi tolgo il marcapunti,
lavoro la prima maglia bassa in coste e rimetto ovviamente sempre il mio marcapunti. Adesso un aumento nel prossimo, quindi 2 maglie basse nel prossimo, lavoro 2 maglie basse, quindi lavoro la prima e lavoro la seconda, lavoro di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse in quello dopo e poi lavoro una maglia bassa nell'ultimo. E qui ovviamente andiamo a rimettere sempre il marcapunti. Adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo i marcapunti che aumenteremo fino ad un certo punto. Quindi vedete, man mano, vedete già la borsetta leggermente, vedete, facciamo un fondo che va a allargarsi leggermente, quindi andate a lavorare fino al marcapunti. Adesso andiamo a proseguire lavorando 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse e un aumento. Quindi io tolgo il marcapunti e lavoro la mia prima maglia bassa e rimetto il marcapunti. Lavoro la seconda maglia bassa e lavoro la terza maglia bassa e qui lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 e nell'ultima maglia bassa lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse e ovviamente nell'ultima inserisco il mio marcapunti. A questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, 10 maglie basse. Adesso in ogni maglia bassa lavoriamo semplicemente una maglia bassa. Quando arrivate da quest'altro lato andate a ripetere, quindi ripetete gli stessi aumenti da questo lato, maglie basse, fino ad arrivare dove dobbiamo aumentare di nuovo. Quando arriviamo, vedete, da quest'altro lato dobbiamo iniziare di nuovo con i nuovi aumenti. Quindi io tolgo il marcapunti e lavoro la prima maglia bassa e rimetto ovviamente il mio marcapunti. Adesso lavoro 4 maglie basse totali, quindi ho lavorato la prima, lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta maglia bassa e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Adesso vedete ho 1, 2, 3, 4 e 5 e queste lavoro semplicemente una maglia bassa, quindi in ogni punto una maglia bassa. E ovviamente sull'ultimo mettiamo sempre il marcapunti. A questo punto lavoriamo le maglie basse in coste dove abbiamo, vedete, i 2 marcapunti, quindi terminiamo la riga e ripetiamo gli stessi aumenti. Adesso noi qui abbiamo 11 maglie basse e proseguiamo in questa maniera qui. Questa sarà l'ultima riga con un aumento. Io entro nella prima maglia bassa e lavoro la prima maglia bassa, metto un marcapunti e lavoro un totale di 5 maglie basse, quindi la prima l'ho lavorata, lavoro la seconda, lavoro la terza, lavoro la quarta e lavoro la quinta maglia bassa. Ora sulla sesta lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2 nello stesso punto. E ora lavoro le restanti, vedete, 5 maglie basse come si presentano, quindi in ogni punto lavoro semplicemente una maglia bassa. Ovviamente adesso possiamo togliere i nostri marcapunti perché non aumento più. Ok, quindi possiamo tranquillamente toglierli.
Adesso una maglia bassa in ogni punto. Quando arriviamo da questo lato lavoriamo 5 maglie basse, 2 maglie basse nel sesto e di nuovo altre 5 maglie basse. Quindi vedete, quando abbiamo terminato, come potete vedere, il nostro fondo va piano piano ad allargarsi, proprio come una barchetta. Adesso vedete, su questo punto, ovviamente dove io avevo ho il segnino qua, qui vado a mettere un marcapunti, quindi metterò sempre un marcapunti perché adesso andiamo a lavorare a spirale, quindi dobbiamo andare a proseguire a maglia bassa fino ad arrivare a un'altezza che preferiamo ovviamente. Io adesso vado a proseguire, poi vi dico quante righe ho realizzato e soprattutto i centimetri. Quindi ho proseguito, vedete, per altre 17 righe e ho un'altezza totale di 20 centimetri. Adesso arriviamo, vedete, dove ho il marcapunti, tolgo il mio marcapunti, vado a sfilare il filo. Adesso vedete, appoggiamo la borsetta e la stendiamo bene bene. Guardate, e bene, con una penna o una matita andiamo ad evidenziare i bordi. Punto, entro, guardate, in quello dopo, in questa maniera qui, in quello dopo, così tiro bene e entro al centro di quest'altro punto. In questa maniera, vedete, non vediamo lo scalino, quindi tirate bene ed ecco che abbiamo tolto lo scalino. Ovviamente poi da dietro io entro e vado a nascondere il cordino. Taglio e sempre con un accendino andiamo a saldare la lavorazione, cioè saldiamo ovviamente il cordino. Questa è la comodità di quando lavorate le borse, vedete, con il cordino saldiamo direttamente, così siamo tranquilli che la lavorazione non si sfila. Allora, ovviamente, vedete, andiamo a cucire le due parti insieme. Allora, io ho cucito con la macchina per cucire, ovviamente voi potete usare anche della colla a caldo se non avete la macchina da cucire. Una volta vedete che abbiamo capovolto, si salda veramente la nostra molto bene. Fodera avrà questo aspetto bombato. Per inserire la chiusura, ovviamente adesso andiamo a posizionare le chiusure. Mettere un segno sul centro della borsa. Infilo la chiusura, vedete, con la piastrina 25 cm, la blocco sulla metà. Chiudo con una pinza, ovviamente io adesso per il tutorial chiudo un attimino veloce per farvi vedere, e a questo punto facciamo la stessa cosa dall'altro lato. E con una matita ho semplicemente, vedete, evidenziato le due parti, così. Poi con una forbice non facciamo altro che andare a forare, vedete, su queste due parti, in questa maniera, e poi per evidenziare l'altra parte io semplicemente, vedete, faccio così con la penna. E da quest'altra parte ho, vedete, anche qui il segno e faccio la stessa cosa, vedete, con la forbice, quindi taglio qui e taglio anche qui, così. Fatto questo, capovolgo la fodera . A questo punto, vedete, non dobbiamo fare altro che andare ad infilare ovviamente la fodera all'interno della nostra borsetta. Ovviamente questa lavorazione sarà identica per qualsiasi modello di borsa noi andiamo a realizzare.
Adesso sul bordo, vedete, io vado a cucire con il filo di nylon, quello da 0,40. Ovviamente ricordate che quando andate a cucire dovete andare a cucire in modo che almeno mezzo centimetro resti fuori, quindi io cucirò in modo che praticamente, vedete, resti fuori questo mezzo centimetro, quindi andate a cucire tutto il bordo. Una volta vedete che io ho cucito al bordo, come vi dicevo, vedete, lasciamo questo spazio. Poi vedete, con una foratrice ho semplicemente fatto un foro nei lati e ho infilato l'anello. E poi qui decidiamo se andare ad inserire una catena oppure un manico, insomma, realizzato con il cordino o di ecopelle. A questo punto, vedete, io realizzo un manico mettendo su 100 catenelle. Nel box informazioni trovate il link di questo tutorial. Potete fare anche una tracolla, ovviamente, con la possibilità di accorciarla e allungarla. Io nel box informazioni vi metto proprio il link della tracolla con questa possibilità. Io invece qui l'ho fatta praticamente di circa 70 cm, 70-80 cm. Voi invece potete farla anche più lunga se desiderate una tracolla regolabile, ok? In più poi ho, vedete, con della colla per tessuto ho attaccato, vedete, questa scritta fatto a mano con amore. E poi vedete, andiamo a posizionare semplicemente, qui abbiamo il foro, vedete, della lavorazione. Io apro in questa maniera e vado ad infilare ovviamente all'interno del foro, così. E a questo punto, vedete, la nostra borsettina è pronta. Io spero ovviamente che il tutorial, come sempre, vi sia piaciuto. Nel box informazioni trovate tutti i link utili sia per il cordino e qualsiasi altra informazione anche per contattarmi. Io vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.